tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news dell'ennesima settimana strapiena, stracolma di novità in ambito action figures in scala 1 a 12 e 1 a 6. È un periodo particolarmente florido, pieno di tantissime novità, tantissimi pezzi tra cui scegliere, ma purtroppo per me soprattutto che devo portarvi dei contenuti in un periodo di estrema carestia perché devo spendere un botto di soldi. A parte questo, cominciamo con il vedere le novità di questa settimana. Intanto nuova modalità grafica, sono qua giù ragazzi, spero che vi piaccia, fatemi sapere che cosa ne pensate. Cominciamo con Tamashii Nations e Bandai e Sage Figuarts con Aesop da One Piece. Aesop di cui avevamo parlato già la settimana scorsa, era uscita un'ipotetica data di reveal che è stata il 29 di maggio, così è stato. Effettivamente queste sono le immagini di Aesop con tutti i suoi accessori. Il preordine sarà disponibile dal 2 di giugno. Quindi fa parte di Romance Dawn ragazzi, quindi io andrò sicuramente a preordinarlo per andare ad arricchire la mia collezione che già conta Luffy, Nami e Zoro che è in arrivo. Poi sempre Sage Figuarts, sempre Bandai, ha annunciato la ristampa di Goku Super Saiyan 3 e Frieza nella sua forma finale, nella sua quarta forma. Non credo che ci saranno dei miglioramenti, però staremo a vedere. E vediamo se per quanto riguarda Sage Figuarts, c'è il Krillin di cui parliamo fra un istante. Devo farvi vedere delle immagini ragazzi che sono meravigliose. E poi il grande saggio Saichoro che uscirà a febbraio del 2026. Di Aesop non vi ho detto, dovrebbe uscire quindi a dicembre del 2025. Questo bestione costerà più o meno, secondo me, sopra i 200 euro, un po' come è stato per Porunga, ed è in scala, quindi è gigantesco. Guardatelo a confronto con Krillin, con Dende, Gohan e altri personaggi, insomma sarà un bel bestione, forse un pochino di nicchia soltanto per i veri appassionati e per chi vuole ricreare una scena particolare. Poi ovviamente Krillin con questa meravigliosa immagine di questo pene gigante che gli fuoriesce dalle mani, un effetto è fatto apposta raga, non c'è verso. Non è possibile che abbiano fatto una roba del genere senza farla apposta, ci stanno perculando, dai su. Comunque un Krillin che sicuramente io andrò a prendere solo ed esclusivamente per questo effetto, perché questo vale l'acquisto, e anche perché non ho un Krillin in collezione, quindi assolutamente da prendere. Anche lui dovrebbe uscire all'inizio dell'anno prossimo, sì, febbraio del 2026, credo che siano già partiti i preordini, già lo dovremmo trovare sul Colosso dei Nerd, quindi dopo lo andiamo a guardare. Un'altra cosa che di cui mi preme parlarvi in ambito 1 a 12 e Sage Figuarts in particolare è la collaborazione con Jujutsu Kaisen, che cazzo vuol dire? Jujutsu Kaisen, vabbè, ho mischiato un po' di anime, Jujutsu Kaisen, che tra l'altro sto recuperando e mi sta piacendo un botto, raga, quindi non vedo l'ora di vedere che cosa ci riserverà Bandai anche con questa linea. Andiamo avanti adesso con le release 1 a 6, stavolta a Hot Toys. C'è Hera Syndulla, finalmente, diverso tempo ormai che era stata annunciata, e più di un anno, credo, finalmente è stata rilasciata questa settimana. Era un personaggio che ve lo dico a fare, prima l'abbiamo conosciuta in Star Wars Rebels, poi in questa versione che è tratta dalla serie TV Ahsoka, ovviamente da affiancare al Chopper che io ho già in collezione, l'ho preordinata, arriverà sul canale, sono molto preoccupato dal suo giubbotto in pleather, presumibilmente pleather, anzi vediamo un attimo che non mi ricordo se avevano specificato qualcosa sul pleather, bla bla bla, no, quindi sarà in pleather, fantastico, vediamo se magari ci sorprende in qualche modo con una sorpresa dell'ultimo minuto e magari hanno aggiunto la pelle vera, ma non credo. Arriverà sul canale ragazzi, non so se in forma di video lungo o shorts, quindi restate sintonizzati perché ne parleremo. Poi un'altra release, stavolta spostandoci sull'universo Marvel, nello specifico Marvel Avengers Endgame, Scarlet Witch, un altro piccolo grande capolavoro, secondo me questa Scarlet Witch. A molti non convince appieno il volto, io invece lo trovo molto convincente, forse un po' troppo pulito come fa di solito Toys per alcune doll,
e cosa che vedremo fra pochissimo anche per un'altra doll che è stata annunciata. Però secondo me è molto valida. Sono un po' preoccupato della rigidità dei capelli, anche se ultimamente stanno molto migliorando da questo punto di vista, dei capelli scolpiti, perché ricordo che questa Scarlet Witch è disponibile anche in versione artisan, anche se devo dire che ho sentito diversi pareri e molti stanno dicendo di preferire addirittura la versione scolpita perché la rende più il personaggio che è. I capelli artisan un pochino la rovinano, forse perché non l'hanno pettinati bene, questo non lo so, non lo sapremo mai, però vi riporto soltanto quello che mi è stato detto. Qui il cappotto dovrebbe essere in vera pelle, ok? Parti almeno in vera pelle. Pezzo imperdibile, io non l'ho preso, però ragazzi, sicuramente è un pezzo da avere per chi colleziona i Avengers, soprattutto la parte Endgame. Veniamo adesso invece, rimanendo sempre sull'universo Marvel, al primo dei due annunci, di cui l'ultimo è una bomba, ma già lo sapete tutti, Yelena Belova da Thunderbolts * New Avengers. Primo membro, quindi membro leader, chiamiamolo così, dei Thunderbolts, lo stavamo aspettando, finalmente ce l'hanno mostrata in modo ufficiale. Mi piace, il viso bello, secondo me è anche parecchio somigliante all'attrice, ma troppo perfetto, secondo me. Cioè all'interno del film Yelena è sempre un pochino con il trucco un pochino sbavato, sempre un po' graffiata, un po' così. Qui questa è una versione un po' troppo, secondo me, pulita, un po' troppo di ceramica, ok? Passatemi il termine. Quindi mi piace, per carità, ma secondo me avrebbe potuto fare qualcosina in più. Bello il capello scolpito, rende abbastanza quello che è il capello del personaggio all'interno del film. Tutto il resto non mi sembra che ci sia nulla da dire, ma appunto l'unica cosa che mi convince un pochino meno è proprio il volto. Andiamo a vedere qualche specifica. Movie Masterpiece 818 di 27 cm e mezzo, 28 punti di snodo, uscita secondo terzo trimestre del 2026, un periodo molto ricco di uscite, quindi attenzione. E poi vari armi e accessori abbastanza di base, devo dire. Poi vedremo, sarà disponibile anche ovviamente sul colosso dei Nerd, se non mi sbaglio al prezzo di 299 euro. Volevo vedere una foto riepilogativa, quella finale, basetta quindi esagonale con classico supporto nero, nessun tipo di upgrade da questo punto di vista, dal punto di vista tecnologico diciamo, tutte le varie armi di Yelena e quant'altro. Insomma, un'uscita che molti aspettavano, sicuramente chi vuole fare il team completo dei Thunderbolts, qualcuno ci sarà, ma io penso che passerò. Veniamo invece al vero e proprio, secondo me, come si dice, il perno di questa settimana, ovvero il Predator 2.0, il Predator originale, chiamiamolo così, questo che state vedendo adesso a schermo e la versione deluxe, perché poi ci sarà anche una versione standard. Se non mi sbaglio la versione deluxe dovrebbe avere una testa aggiuntiva e il diorama, la base diorama, che trovo bellissima, ma forse un po' troppo piccolina per contenere, soprattutto per posare un Predator del genere, perché è una base sì bella, bello il supporto anche trasparente, finalmente Hot Toys forse l'ha capito, però forse è una basetta un po' piccolina per posarlo magari in pose più dinamiche, non saprei. Però comunque resta un valore aggiunto di questa doll. Ci dovrebbe essere anche una foto in cui c'è una sorta di differenza con il Predator 1.0, sono diverse le migliorie che sono state apportate a questa doll, a partire dalla maschera fino alla muscolatura, quindi il body un po' più possente, un po' più importante rispetto alla 1.0, scusate. E che dire raga, questo soprattutto per i fan di Predator è un pezzo assolutamente da recuperare, a maggior ragione per chi non aveva la 1.0. Qui appunto ci fanno vedere il body, il diorama, ok? E qui una panoramica generale di quello che sarà contenuto all'interno della versione deluxe. Come vi dicevo appunto, base diorama per la versione deluxe e
e la testa aggiuntiva. Per il resto, se non mi sbaglio, tutto uguale, forse la base anche normale dovrebbe avere un accenno di diorama, ma insomma tutta la base jungle, diciamo, del diorama fa parte soltanto della versione deluxe. Leggiamo anche qui qualche dettaglio: il Movie Masterpiece 817 2.0, il Predator, 34 cm, quindi un bel bestione, tipo un Darth Vader per intenderci, 16 punti di snodo, e ovviamente tratto da Predator, il film del 1987. Anche questo previsto per l'uscita del secondo, terzo trimestre del 2026, almeno in Asia, ragazzi, e qui trovate tutte le specifiche, ma già abbiamo comunque visto tutto in queste foto. Poi, piccola parentesi, sempre per rimanere in Hot Toys, ha acquisito la licenza per The Last of Us, la serie, il che mi preoccupa un po', vi devo dire la verità, perché per quanto io mi sforzi, l'unica doll che mi potrebbe piacere, gusto mio personale, per The Last of Us, la serie, potrebbe essere Joel, poi non vedo altri personaggi, forse qualche clicker, ma per quanto riguarda Bella Ramsey e il personaggio di Ellie, sono molto curioso, tanto curioso quanto preoccupato, perché secondo me non venderà tantissimo questa roba. Se invece secondo me avessero attinto al videogioco per ispirarsi per le doll invece che alla serie TV, secondo me avrebbero fatto una mossa senza dubbio migliore. Quindi staremo a vedere nelle prossime settimane che cosa annunceranno. Credo e spero che nel giro di poco tempo avremo già le prime immagini, forse un teaser. Poi andiamo avanti con un altro, spostandoci adesso, rimanendo sempre su Leona 6, ve l'avevo detto ragazzi che questa settimana sarebbe stato un delirio, tanta roba, ma rimanendo su InArt stavolta, spostandoci su InArt con Thorin, scudo di quercia da Lo Hobbit. Avevamo già visto la scorsa settimana, se non mi sbaglio, avevamo avuto un accenno, no, forse la news era uscita immediatamente dopo la mia registrazione del video, come capita molto spesso. Finalmente è uscito il preordine, qui adesso siamo sul Facebook di InArt, poi andremo anche sul sito, le immagini parlano da sole, non c'è niente da dire, è ovviamente un nano, quindi le dimensioni sono ridotte, sono all'incirca 26 cm. Quello che colpisce non è solo il volto e la resa dei capelli artisan, che vedremo se poi effettivamente all'uscita saranno così, ma anche il pelo, vero pelo, da quello che dice l'azienda. Se è stato utilizzato anche vera pelle per le parti in pelle, quindi come al solito InArt sposa la politica di, per quanto possibile, facciamo ciò che cioè replichiamo effettivamente quello che è l'oggetto. Quindi se una spada è in metallo la facciamo in metallo, se se qualcosa è in legno lo facciamo in legno, per esempio. Non è questo il caso, però insomma quello di rendere effettivamente il materiale dell'oggetto che stanno replicando in scala. Qui vedete le immagini, anche la mappa molto piccola ma con tantissimi dettagli, come abbiamo visto per esempio in Gandalf, diverse le armi, e qui lo vediamo proprio a paragone con Gandalf, 26 cm contro i 30.5 di Gandalf, sempre in arte. La cosa che a me sinceramente fa un attimo venire qualche dubbio è l'apparente downgrade che sta avendo InArt nell'ultimo periodo per quanto riguarda la base che sembra non essere magnetica, almeno non viene riportato. Base normale, qui addirittura vediamo un foro in questa immagine, con un supporto. Nella lista, adesso vediamo se riesco a farvela vedere, appunto nella lista delle informazioni degli accessori che ci sono in questo Thorin, viene riportato soltanto una base e un metal support stand. Quindi un supporto di metallo e una base, quindi niente base magnetica, cosa che avevamo già visto anche per Python. In questa foto invece, che è il preordine di Thorin sul sito ufficiale, il buco è magicamente scomparso, cosa che mi hanno fatto notare alcune persone, ma secondo me potrebbe essere un giusto escamotage. Hanno messo uno di quei tappini appunto che si mettono spesso nei fori per rendere la base pulita qualora un collezionista volesse esporlo senza il supporto, cosa che abbiamo già visto in altre doll, quindi non sarebbe una novità. Mi chiedo il perché
abbiano tolto le basi magnetiche, forse perché hanno visto che non erano abbastanza efficienti, forse sarebbe stato meglio aggiungere dei magneti piuttosto che toglierne, non lo so, non lo sapremo mai, lo scopriremo soltanto all'uscita o comunque quando saranno rivelati ulteriori dettagli. Adesso Blitzway no, ci spostiamo ovviamente sul Colosso dei Nerd per vedere le ultime novità. Parlavamo di Blitzway perché oltre ad aspettare i Fantastici 4, ragazzi, sono rincoglionito, i Ghostbusters, che sono comunque dei Fantastici 4 in un certo senso, ci sono le 2 statue di Anakin e Obi-Wan tratti da episodio 3, che sono dei pezzi imperdibili, ragazzi. Abbiamo intanto il preordine del Predator 2.0 in versione standard e versione deluxe, una a 319, l'altra a 349. Che ve lo dico a fare, quale delle 2 versioni dovete prendere, ragazzi? Per 30 euro di differenza, fidatevi, andate a prendere la versione deluxe perché ne vale la pena, ok? Non fate come per Jack Sparrow che qualcuno non ha preso la versione deluxe per 20-30 euro di differenza e poi se n'è pentito. Abbiamo anche il Jabba the Hutt di Sideshow nella sua nuova versione, che dovrebbe essere quella nuova rispetto a quella che ho io, ad un costo di 1190, un po' più complicato, ma è un bel Jabba the Hutt bello grosso con tutta la base, tutto il trono, vari accessori, insomma molto figo. Fateci un pensiero, anche se capisco che la spesa potrebbe essere altina. I succitati Anakin e Obi-Wan a 690 euro. E poi, raga, le SH Figures di cui abbiamo parlato prima, quindi il grande saggio a 2,39, infatti immaginavo, e Krillin con il pene enorme, 60 euro. Poi abbiamo anche Yelena a 2,99, come vi dicevo, appunto, è stata già messa il preordine sul Colosso dei Nerd. Detto questo, raga, tantissima roba, sarà durato tantissimo il video, abbiate pazienza, ma c'era tanta roba di cui parlare. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti come sempre che cosa prenderete di questa roba qui, sia in ambito 1 a 12 sia in 1 a 6, sono tantissime le cose, queste sono state settimane veramente intensissime dal punto di vista dei preordini e delle novità in tutti e 2 gli ambiti. Per me quindi assicurato Aesop, Krillin, diciamo a un buon 90%, Thorin scudo di quercia, e sono in dubbio per il Predator, vedremo. Scorsa settimana tra Darth Vader, Obi-Wan e tutto il resto, ragazzi, praticamente ci sono stati tantissimi preordini, quindi purtroppo bisogna fare delle scelte. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto, ci vediamo con le news ad un prossimo appuntamento e poi con tutti gli altri video del canale. Ciao raga, a presto!